Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio recensirvi, voglio farvi conoscere questo avvitatore della Parkside da 150 Nm, modello PP-BSA 20 LI-A1 in vendita all'Idel da 6 marzo 2023 a 119 euro. Dovrebbe essere l'avvitatore più potente del mondo assieme al Bosch. Infatti già vi ho recensito questo modello, il Bosch da 150 Nm, che guardate un po' è praticamente identico. Le differenze sono che questo ha anche la percussione e questo no. Un avvitatore con questa potenza e con questo prezzo lo vedo più indicato per un utilizzo professionale, ma indirizzato solo ad un certo settore, quindi valutate bene se dovete acquistarlo, anche se su lavori che non siano estremi, anche senza percussione, vista la velocità, può riuscire a forare senza alcuna difficoltà, ma questa è una teoria. Ora faremo direttamente alcune prove, sorvolerò tutti i dettagli poco importanti, vi farò vedere le varie funzioni smart, perché è possibile collegarla all'applicazione, vi spiegherò quali sono le funzioni per sommi capi, ma soprattutto vediamo le sue prestazioni e vediamo questi 150 Nm cosa ci permettono di fare e se effettivamente è uguale, migliore o peggiore del Bosch. Iniziamo. E allora, innanzitutto questo è un avvitatore della linea Performance, quindi brushless, significa che il motore è senza spazzole, di conseguenza non vedrete mai le scintille perché vengono provocate nei motori che abbiano le spazzole. Ma ora guardiamo l'avvitatore, facciamo un rapido confronto anche con il Bosch, come ho detto all'inizio, ricordandovi che questo video non è in collaborazione con nessuno, ma è una mia iniziativa. Allora, l'avvitatore innanzitutto mi sembra ben fatto, sia esteticamente che per quanto riguarda i materiali. Le gomme rispetto ai modelli precedenti sono molto più morbide e anche nelle parti più lisce, quindi senza zigrinatura, danno un ottimo grip. Anche l'ergonomia mi piace tantissimo, quindi sagomato molto bene, e questo a differenza di quello non ha la percussione, quindi pesa leggermente di meno, ma poco. Quindi guardiamo, il peso del Parkside è 1,710 kg, 706, invece quello del Bosch, che ha anche la percussione, è circa 100 grammi in più, 200 grammi in più. 1,898 kg, quindi 1,9 kg, perché ovviamente c'è un meccanismo in più, ci sono dei componenti in più e di conseguenza aumenta il peso. Guardiamo però le cose più importanti. Abbiamo il tasto selettore per la velocità prima e seconda velocità, il tasto selettore che ci permette di decidere se avvitare, quindi se attivare la frizione, che ci permetterà di gestire la forza che dobbiamo dare alla rotazione. Quindi se stiamo lavorando su materiali più teneri, grazie alla frizione possiamo evitare di sprofondare o addirittura di rompere la vite. La funzione di foratura invece ci permette di escludere completamente la frizione distribuendo la massima coppia alla rotazione. Questo è il mandino che accoglie delle punte che abbiano un diametro massimo di 13 mm e questo è il tasto di avviamento con una gommina pure sulla parte frontale che funge anche da potenziometro. Possiamo gestire la velocità di rotazione tramite questo tastino, più lo premeremo più velocemente roterà, ma il limite di velocità sarà comunque stabilito da questo selettore. Infatti alla massima velocità impostato su 1 raggiungeremo i 500 giri, invece impostato su 2 raggiungeremo 2200 giri, che permettono pure di fare dei fori, perché la rotazione così rapida anche senza percussione dovrebbe consentire di lavorare. E questa volta la Parkside ha creato anche un sistema che permette di connettere gli utensili allo smartphone tramite un'applicazione, utilizzando però le batterie smart, quindi le batterie da 4 e da 8 ampere che abbiano il Bluetooth. Tramite l'applicazione possiamo gestire il nostro utensile per quanto riguarda alcune impostazioni, e questa funzione si chiama Ready to Connect. Quindi prendo la batteria e per fare questo confronto utilizzerò una batteria da 4 ampere, considerando che per il Bosch io ho una batteria da 5 ampere e mezzo, quindi sono allineati. Ho anche la batteria da 8 ampere della Parkside, ma poi sarebbe avvantaggiato rispetto a questo, quindi voglio fare le cose il più possibile allineate, anche se servirebbe una batteria uguale. Quindi io ho già scaricato ovviamente l'applicazione, ho la batteria connessa all'applicazione, quindi vi evito la fase di associazione, ma è semplicissimo, basta aggiungere un nuovo dispositivo premendo su più, viene riconosciuto, insomma si abbina molto facilmente come si fa con tutti i dispositivi Bluetooth. Clicchiamo quindi sulla batteria e in automatico, una volta che abbiamo collegato il nostro utensile alla batteria, come vedete lampeggia questa icona a forma di catena, quindi sono due maglie di catena intrecciate fra di loro che stanno ad indicare il collegamento. In questo caso già mi ha riconosciuto l'utensile, cliccandoci sopra mi comparirà l'immagine e alcune impostazioni che possiamo dare, e non è necessario per ogni utensile andare a fare di nuovo l'associazione, perché una volta che abbiamo associato la batteria, se la colleghiamo ad un altro utensile che abbia lo stesso tipo di funzione, quindi Ready to Connect, automaticamente lo riconoscerà e ci darà la possibilità di gestire alcune cose, ma anche di vedere. In questo caso, per esempio, facendolo ruotare, come vedete qua abbiamo il numero di giri.
Allora, innanzitutto non si aggiorna in tempo reale e tra l'altro mi dà anche a volte dei valori sbagliati, quindi qua abbiamo pure ingranaggio 1 e ingranaggio 2. Perdonatemi se non so parlarvi di queste funzioni perché è la prima volta che faccio questa associazione, quindi non ho avuto il tempo di studiarla per bene. Però ingranaggio 1 e ingranaggio 2 secondo me dovrebbe andare a sostituire questa funzione, in teoria. In realtà poi non so cosa vado a fare perché c'è scritto livello corrente ingranaggio 2. Forse è una traduzione fatta male, ma sorvoliamo, ci interessa sapere comunque che comunicano. E considerate che quando ho aperto l'applicazione, dato che la batteria non l'associavo da un po' di tempo, mi ha richiesto subito un aggiornamento, quindi dovete aggiornare per poter utilizzare queste funzioni. Comunque facciamo la prova anche con ingranaggio 2 impostato su 2, vediamo se in questo caso lo riconosce nel modo corretto. In questo caso abbiamo 2068 giri contro 2200 dichiarati. Abbiamo anche altre funzioni, tra cui contraccolpo utensile, che è quella funzione che impedisce all'utensile di continuare a ruotare nel caso in cui si impunti la punta all'interno del materiale o la vite che stiamo avvitando e quindi non ci faccia venire una slogatura al polso. Questa funzione blocca in automatico la rotazione, inizierà a lampeggiare il LED e ci darà la possibilità di riprendere il lavoro senza alcun tipo di slogatura e di problemi. Quindi avvio la rotazione, ruoterò di colpo il polso e vedrete che la rotazione si bloccherà. Continuerò a mantenere il tastino premuto e lo rilascerò solo dopo aver inquadrato per bene e avervi dimostrato che la rotazione si è bloccata da sola. Come vedete sta lampeggiando, il tastino è ancora premuto, se io lo lascio ovviamente mi permette di lavorare di nuovo. E sull'applicazione abbiamo qualche altra funzione, quindi possiamo decidere per esempio questo LED di servizio dopo quanto tempo si deve spegnere. In questo caso sono impostati 10 secondi, ma se voglio posso impostarlo per esempio ad un secondo, dare conferma. Quando premo il tastino si spegnerà immediatamente, quindi dopo un solo secondo. Ma se voglio posso aumentare insomma a piacimento fino a quello che ritengo più utile per il tipo di lavoro che devo fare. Io a questo punto lo imposto a 20 secondi, do conferma e in questo modo sarò molto più comodo quando devo lavorare in spazi poco illuminati perché la luce rimarrà accesa più a lungo. In questo caso, come vedete, vi ho detto l'utensile è appena associato, abbiamo 2 minuti di lavorazione, quindi ha ruotato per 2 minuti, ho fatto un paio di prove prima di queste riprese e adesso è arrivato il momento di metterlo direttamente in funzione. Ma prima voglio farvi vedere che gli utensili della Bosch e della Parkside hanno gli accessori compatibili. Questo infatti è quell'accessorio che permette di impugnarlo in modo da evitare che il polso ci giri anche se non abbiamo attivato la funzione del contraccolpo, che si chiama, nella versione della Bosch si chiama kickback control. Allora vediamo, quindi lo inseriamo, ha questo movimento a scatti, questo è quello della Bosch e va perfettamente, ma anche la forma è identica, come vedete accessori perfettamente compatibili. Utilizziamo però l'accessorio originale in ogni utensile e facciamo questa prova avvitando delle viti di grandi dimensioni e provando pure a fare dei fori con una punta da 16 mm. Questa impugnatura in realtà andrebbe messa con questo forellino verso l'alto perché qua dovrebbe passare una barra in metallo che funge anche da battuta di profondità, quindi che ci permetta di dare sempre la stessa profondità nei fori quando dobbiamo ripetere appunto alcune lavorazioni. Solo che all'interno della mia confezione non ho trovato questa battuta, quindi non so se lo abbiano dimenticato o se non era previsto. Allora iniziamo con questa vite da 40 cm, proviamo a avvitarla su questo pezzo di legno e abete sto lavorando lungovena. So che molti di voi anche nel video del Bosch mi hanno detto ah, dovevi provare su un tronco di castagno, mi pare che abbiano detto. Non ho un tronco di castagno accontentatevi di questo perché è quello che posso fare per questi video. Allora siamo a velocità 2, devo togliere però la frizione, quindi modalità foratura in modo da avere la massima velocità e la massima potenza, ricordandovi che a velocità 2 è come se mettessimo una marcia più elevata, invece utilizzando la prima marcia avremo più potenza ma meno velocità, quindi lo sto mettendo più in difficoltà e la stessa prova la farò anche con il Bosch, quindi vediamo quanto tempo impiega. Ok, velocità 2 si è fermato praticamente subito. Vediamo con velocità 1. E si è fermato, però questo problema non ce l'ha. Allora, è andato fino in fondo, l'ha avvitata tutta, ma con la batteria da 4 A. Ora eventualmente facciamo la prova con la batteria da 8 A, vediamo se può dipendere da questo.
Allora, cambiamo batteria e vediamo se va meglio. Batteria da 8 ampere, facciamo la stessa prova e poi andiamo con il Bosch. Si ferma sempre a metà e poi non riesce ad andare. Dove sono questi 150 Nm? Si è fermato, siamo a prima velocità con batteria da 8 ampere. Ok, non è arrivato ad entrare tutto. A questo punto facciamo la stessa prova con il Bosch. È sempre a velocità 2, sempre modalità foratura, facciamo lo stesso tipo di lavoro. Ok, andiamo, velocità 2. Ragazzi, non c'è storia. Ok, va bene. Questo non vuol dire che però il Parkside non sia buono, perché con 119 euro comunque avete un avvitatore che, anche se si ferma un paio di volte, riesce ad avvitare una vite da 40 cm. E chi di voi quante volte al giorno, all'anno, al decennio ha bisogno di avvitare queste viti da 40 cm? Per delle viti normali, oppure se state facendo dei lavori particolari, allora anche con una vite di questo tipo, che sarà una ventina di centimetri, se state montando una tettoia, qualcosa del genere, riesce a lavorare senza problemi. Ve lo faccio rivedere perché ci sta la sfida, però è giusto anche far capire effettivamente a chi vuole comprarlo se questo tipo di abitatore può essere utile per fare questo tipo di lavori. Quindi rimettiamo velocità 2 perché vogliamo sbrigarci e proviamo ad avvitare. Ok, velocità 1. Quindi con velocità 1, se state lavorando su abete, state costruendo il vostro gazebo, potete lavorare senza problemi. Proviamo di nuovo direttamente partendo con velocità 1. Ok, quindi è veloce, riesce a permettervi di lavorare. Ovviamente se avete dei soldi in più, considerando che il Bosch costa per 3 volte rispetto al Parkside, orientatevi sul Bosch. Altrimenti per questo tipo di lavoro il Parkside sembra che vada bene. Però voglio provare anche l'avvitatore da 60 Nm, voglio vedere se riesce a farlo e utilizzerò la versione precedente. Quindi sempre Parkside Performance, ma in questo caso avvitatore da 60 Nm. Vediamo se riesce a lavorare con velocità 1, sempre modalità foratura. Quindi riesce a farlo lo stesso, un po' meno velocemente perché questo dichiara 400 giri al minuto alla prima velocità, invece l'altro 500, però come vedete riesce a lavorare anche questo senza problemi. Quindi valutate, se avete bisogno di farlo ogni tanto, con questo riuscite a farlo, con quello pure, ma un po' più velocemente. La differenza è che quello ha questa impugnatura laterale che effettivamente aiuta. Qua dovete tenere la batteria, se sbagliate, se vi gira, vi storcete il polso. Là avete questo sistema di aiuto, di controllo in più, quindi in realtà valutate quello che vi serve. Però qualcuno di voi possibilmente vuole sapere se questo, con la batteria da 4 A, riesce ad abitare la vite piccola. Quindi questa di qua, vediamo, è effettivamente importante, perché se non avete la batteria da 8 A è giusto che sappiate se riesca o meno. Quindi sempre velocità 1, andiamo qua sotto e vediamo. Ok, è riuscito, come vedete, effettivamente è più veloce rispetto all'altro, quindi per alcuni lavori questo è sicuramente meglio. Proviamo adesso a forare. Modalità foratura, seconda velocità. Andiamo in un punto dove non abbiamo i segni della vite, dove non ho già avvitato, cercando di andare dritto per non danneggiare ulteriormente il mio bancone. Vediamo se a seconda velocità il Parkside riesce a lavorare.
Ok, si è fermato a metà. A questo punto metto la prima velocità, proseguo e faccio la stessa prova con il Bosch. Ok, ho beccato il bancone, si vede che comunque questa è la velocità e la potenza. Se il mio bancone potesse parlare, non so quante me ne direbbe. Adesso Bosch, sempre velocità 2, sempre modalità foratura. Dai, cerchiamo di andare un pochettino più dritti possibile. Da questa prospettiva non riesco a rendermi conto. Vediamo come va. Senza dubbio, molto più veloce. E ora valutiamo anche la gestibilità della forza. Abbiamo detto che abbiamo la modalità di foratura e di avvitatura, che la frizione ci permette di gestire la forza da 150 Nm dichiarati. Vediamo quindi se riesco ad avvitare questa vite evitando che la testa sprofondi giù nel materiale. E la frizione, come vedete, impedisce la rotazione del mandrino. Quindi sta ruotando, ma se io lo tengo si ferma. Più andremo avanti, più forza darà. Quindi servirà ad avvitare delle viti che abbiano una lunghezza ed un diametro differente in base anche al materiale, eccetera. Partiamo con la frizione impostata al minimo. Se si ferma, quindi non va giù in profondità, allora vuol dire che la sua potenza viene gestita bene da questa frizione. Perfetto, si ferma addirittura molto prima di arrivare giù. Non so se da questa inquadratura si vede, cambiamo inquadratura. Ok, così dovreste riuscire a vederlo molto meglio. Non so se si vede la frizione, ok, sì. Mettiamolo a questo punto su 5, dovrebbe andare ancora più in profondità. Sì, è sceso ancora un poco, andiamo su 10. Ok, e su 10 va giù, quindi una frizione impostata in modalità intermedia permette di gestire la sua potenza. A questo punto proviamo una via di mezzo e come vedete si è fermato con la testa della vite praticamente quasi a filo. Perfetto, in questo modo con un clic in meno abbiamo la testa perfettamente a filo. Ora proviamo la foratura sul cemento. Ragazzi, velocità 2, modalità foratura, punta da 12 mm. Il Bosch è riuscito, ma avevo impostato la percussione. Adesso farò un confronto alla pari, entrambi senza percussione. Ok, è riuscito sul cemento a praticare un foro da 12 mm per una profondità di circa 11 cm, quindi tutto sommato va bene, riesce a lavorare. Vediamo quale sia questa profondità, poi utilizzerò il segno lasciato alla rotazione per avere la stessa profondità anche con il Bosch. Che occhio, 11 cm esatti, va bene, quindi tolgo la punta, la metto sul Bosch e proviamo questo foro. Anche in questo caso stesse impostazioni senza percussione. In questo caso mi sembra che addirittura il Parkside sia stato più veloce. Forse sono più stanco, non lo so, però ho avuto l'impressione che il Bosch sia stato un po' più lento del Parkside. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questo avvitatore? È riuscito ad avvitare una vite da 40 cm con difficoltà, ma è riuscito a farlo, ed una vite da 20 cm, quindi la metà, senza alcun problema, velocemente. Se avesse avuto la percussione sarebbe stato ancora meglio. Considerate però che se sono dei lavori che fate molto raramente, se questo non è il vostro lavoro, allora anche un avvitatore come questo riesce a fare lo stesso tipo di lavoro. Quindi avete visto che riesce ad avvitare, non è necessario andare a investire su quello, pure perché le dimensioni sono molto più compatte, è più facile lavorarci, quindi più leggero, ci si stanca di meno il polso, meno ingombrante, eccetera, e costa anche di meno, costa 50 euro contro i 119 euro. Ragazzi, io spero che questo video vi sia servito soprattutto a rendervi conto, perché allettati da questa potenza così elevata, anche se non se ne ha bisogno, possibilmente uno lo compra perché può pensare che può fare chissà cosa, e invece chissà cosa si può fare, ma con avvitatori che costino molto di più. Questo riesce a fare tanto, ma non è una magia. Quindi, detto questo, io vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al mio canale, vi invito a mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti.
Ciao da Riccardo e a presto.